Perché io voglio il massimo del taglio. Esatto. Io quando l'appoggio voglio che taglia. Iniziato ancora nel tempo in cui si facevano le corone stampate. La fresa va lasciata lavorare, deve usarla con la mano leggera perché deve essere la fresa che taglia. Il mio forte è una fresa taglia corone non enorme. Siete stati tra i primi ad usare un nickel titanio alla preparazione a finire. È una preparazione che uso già da 15 anni. Continuare ad aggiornare il prodotto sui feedback che arrivano. La richiesta del mercato già oggi è l'estetica. I colleghi che fanno odontoiatria e estetica hanno gli studi pieni. Allora, siamo qui oggi con un'eminenza grigia dell'odontoiatria, il dottor Sebastiano Rosa. Ci conosciamo dal 1990. Raccontaci da dove siamo partiti e poi vediamo l'evoluzione. Io ho iniziato a frequentare un laboratorio di odontotecnica nel 1977. Ho iniziato dal gesso, a collare le impronte, a collare le muffole, a modellare la protesi totale, a fare qualche protesi fissa. Io ho iniziato ancora nel tempo in cui si facevano le corone stampate. Altro che chiusure a micron, altro che preparazione del dente. Il dente non era neanche preparato. Si toglievano i punti di contatto e si metteva la corona stampata. Ed era modellata con martello e scalpello praticamente. Non era neanche fusa. Io al Plana fondevo il metallo con la carmagnola e ancora prima lo fondevo, avevamo la fionda per poter far entrare il metallo fuso all'interno dei cilindri. Abbiamo iniziato a usare la centrifuga ma in laboratorio, ma questo nel 78-79. Le prime fonditrici automatiche sono arrivate negli anni 80-85, dove c'era l'induzione e facevano tutte da solo, quindi ho visto tutta l'evoluzione. La ceramica all'inizio non si faceva neanche. Wow. Si faceva soltanto l'oro resina, ma si metteva in muffola anche il ponte, era una cosa altro che preistorica. Quelle vecchie corone fuse che dici tu sono state per me la prima fortuna, perché il primo tagliacorone che ha avuto successo è stato proprio un tagliacorone che riusciva a tagliare quelle vecchie corone fuse che impazzivate a tagliare, che mi dicevate che scivolava qualsiasi cosa. Quelle in acciaio. Sì. Era un acciaio che poi veniva riscaldato e poi buttato in acqua. Senti, allora, siamo partiti tantissimi anni fa. Una delle prime frese che abbiamo realizzato, ti ricordi, ci sono anche dei video dove facevi la sperimentazione sui cadaveri, e siamo partiti da quest'idea di una fresa chirurgica che avesse una buona visibilità, ma siamo partiti da un prodotto che oggi è tutt'altro, perché negli anni l'abbiamo sempre con tue nuove input, tue nuove idee. La prima, se mi vado a memoria, mi pare che era in testa scivola, no? Ma in testa scivola, come mai? Raccontaci da dove siamo partiti e poi vediamo l'evoluzione. La mia richiesta era una fresa resistente, perché il gambo è molto sottile di questa fresa, che non saltasse e che potesse tagliare in punta. Abbiamo iniziato, se ricordo bene, le lame erano praticamente parallele, poi dopo sono state inclinate, sono state modificate in un certo modo, addirittura aggiunti anche dei dentini. Giusto? Sì, e la testa è stata tanto modificata. Questo è stato il tuo primo input. Perfetto. È indubbio che questa fresa qua debba essere usata con molta delicatezza, cioè una fresa da turbina oppure da quadruplicatore. Io all'inizio la usavo con la turbina, dopo parecchi anni poi ho iniziato ad usarla con il quadruplicatore, molto più stabile, molto più preciso nella sua lavorazione. Ho ricevuto da alcuni colleghi degli input negativi, nel senso che la fresa si rompeva. Bravo. Ma la fresa si rompe se tu la usi in maniera aggressiva. Io di frese ne avrò rotta, ma proprio perché magari stavo insistendo troppo. La fresa va lasciata lavorare, non bisogna insistere. Una volta che la fresa poi ha superato lo smalto, arriva in dentina e inizia a tagliare la dentina e prosegue poi dopo fino allo smalto, se non proprio allo smalto linguale, ma poco ci arriva. Poi lo smalto linguale va rotto con una leva. Certo, credo che quello che tu dici sia dovuto al fatto che se sei abituato a una fresa che taglia poco, ti porta a spingere perché non taglia. Sai, il payoff di Fresissima è Super Cut Lasting Burst. Proprio per questo noi abbiamo sempre puntato, grazie anche al tuo feedback, a fare degli strumenti che tagliassero tanto. Ti danno subito la sensazione che la fresa
taglia da sé e non hai bisogno di spingere. Stiamo parlando della HX254, è lei, no? Intanto abbiamo fatto un carburo di tungsteno monoblocco, quindi un carburo molto più duro, e poi abbiamo lavorato sulla filatura delle lame e sull'inclinazione delle lame grazie al tuo feedback, perché lo abbiamo cambiato. Evoluzioni ce ne sono state tantissime negli anni. Ancora oggi è un best seller, è una fresa ancora tantissimo venduta, che è partita da una tua idea. Ancora oggi abbiamo, nonostante la fresa tagli tanto, nonostante la fresa sia comunque diventata sempre più aggressiva, 8 scalpelli sulla testa, nonostante questo c'è qualcuno che la rompe. Noi cosa possiamo fare? Deve usarla con la mano leggera, perché deve essere la fresa che taglia, non è la pressione. E tutti gli strumenti nostri rotanti devono tagliare loro, non è la pressione. Più aumenti la pressione, più la fresa si inclina, si piega e girando velocemente si rompe. Perché Io sai voglio che il massimo del taglio. Esatto. Io quando l'appoggio voglio che tagli. La metto da parte, la faccio sterilizzare, ma se non taglia prendo, la tolgo. Certo. Non insisto su quella fresa. Non puoi insistere. Perché è lì che poi magari capita che la rompono, no? Magari. Ma il collo stretto, la fresa è lunga e la parte lavorante è piccola. Qualcuno dice, vabbè, la parte lavorante è troppo piccola. Che ne pensi? Se la parte lavorante è troppo piccola, tu hai già dato il taglio, al massimo puoi usare una seconda fresa un po' più grossa. Una Lindemann, No, una fresa anche diamantata. Uno dei prodotti più usati da tutti i dentisti, il tagliacorone, no? Il tagliacorone abbiamo iniziato con quelli che mi avevate fatto vedere che tagliavano le piastrelle. Sì. È una roba vecchissima, non mi ricordo che anno era, ma la tantissimo tempo fa. Sì. Poi siamo arrivati addirittura dei tagliacorone che avevano il diamante. Sì, di steno. Preferisco ancora usare una fresa diamantata per tagliare la ceramica, sì, e poi usare questa punta carburo di tungsteno monoblocco, sì, monoblocco, anche questa molto piccola. So che ce n'è uno che è il tuo forte. Il mio forte è una fresa tagliacorone non enorme come dimensioni della testa, un 10, ma che taglia bene in punta, anche questa. Carburo di tungsteno? Sempre carburo di tungsteno. Mentre prima usavamo una 0,14 addirittura o una 0,16. Sì. Ho visto che a lungo andare più è grossa la fresa, meno tagliava. Invece queste tagliano decisamente bene. Quanti anni sono passati e come hai visto evolversi la nostra azienda e come si è evoluto il settore e il tuo lavoro? Come è cambiato? Avete iniziato con pochissimi prodotti. Eravamo 4 gatti e 4 prodotti. 4 prodotti, è diventata enorme. Adesso ho sentito che fate anche gli strumenti canalari rotanti. Siete stati tra i primi ad usare un nickel titanio modellabile, cioè avevamo i calli sull'indice, sul pollice, su e giù, oppure gira, carica dell'orologio. Adesso capisci che con gli strumenti a nickel titanio ci ha cambiato totalmente la vita. L'ultima cosa che ti voglio chiedere sulla parte tecnica è la preparazione. Allora, siamo partiti da spalla, chamfer, 45, siamo arrivati alla fine che facciamo? La preparazione a finire. Cosa succede? Siamo ritornati indietro? No, non è un ritornare indietro. Abbiamo provato tutte le spalle, la spalla a 90 gradi, la spalla a 50 gradi di Martignoni, la spalla a 45 gradi, i chamfer con il bisello. Quindi siamo arrivati sempre di più a finire. Tu hai un condizionamento della gengiva già con il provvisorio. Il segreto, una volta la preparazione a finire la facevano, prendevano subito l'impronta, scientificamente non c'era nulla. Certo. Oggi come oggi invece la preparazione a finire poi dopo va condizionata dal provvisorio, un provvisorio fatto a regola d'arte, in modo che la gengiva sia condizionata poi per raccogliere il definitivo. Certo. E soprattutto con le nuove tecniche di scansione intraorale tu non devi avere una tasca, ma devi avere una preparazione della gengiva in modo che lo scanner riesca a prendere la fine della preparazione. È un'evoluzione. È un'evoluzione. Sì, non è un tornare indietro. Certo. Infatti questa è già una preparazione che uso già da 15 anni a questa parte, e da 15 anni a questa parte non ho più nessuna retrazione gengivale. Ottimo, soprattutto nei frontali. Ho capito. Senti, in linea generale, se tu dovessi dire sulla nostra azienda, noi abbiamo la filosofia dell'innovazione e quindi cerchiamo di stare dietro, ad avere sempre delle novità, e quindi questo tipo di lavoro costa, e il nostro prodotto comunque è un prodotto caro, è un prodotto che ha un suo valore aggiunto. Se dovessi fare
una critica o un ulteriore consiglio, come ce ne hai dati tanti alla nostra azienda, cosa diresti? Allora, innanzitutto di continuare su questo livello, cioè continuare ad aggiornare il prodotto sui feedback che arrivano, perché i feedback che arrivano sono feedback clinici e non sono feedback inventati, no? Certo. Anche i colleghi che si lamentano della fresa per odontotomia che si rompe, si può migliorare, non si può migliorare, Certo. sta a voi dire guarda, usalo in questo modo. Lo strumento lo devi adattare alle tue esigenze, non ti devi adattare tu allo strumento, cioè questa è una regola che bisogna seguire da sempre. Io faccio fatica a interfacciarmi con le ditte che dicono no, il prodotto è questo, si deve arrangiare lei, no, questo non va bene. Il prodotto deve essere modificato. Certo, ma sai questo perché succede? Succede perché chi non sceglie come noi una distribuzione diretta e passa tramite il deposito, l'intermediario, deve cambiare il feedback non arriva, perché se anche il rappresentante lo porta in casa al deposito, non è detto che arrivi in fabbrica. No, ma poi economicamente poi dopo deve cambiare il magazzino. E il deposito ce l'ha in magazzino. Cioè, il magazzino non li vende più? Sì. Noi, guarda, fortunatamente abbiamo tutte macchine a controllo numerico, quindi abbiamo la produzione direttamente ad Avigliana, anzi se non sei venuto prima o poi dovrai venire a dare un'occhiata, e riusciamo ad avere questo feedback diretto, quindi noi mettiamo in produzione tutto ciò che il mercato richiede e possiamo cambiare immediatamente, perché non lavoriamo su grandissime quantità, ma lavoriamo sul grandissima varietà, cerchiamo di accontentare tutte le esigenze, capisci? Senti, gli impianti, ti chiedo a te, ormai avete fatto per quanti anni campagne di prevenzione per una marea, una quantità enorme di anni? Io credo, poi tu mi devi dire se sbaglio, ma da qui a 10 anni i pazienti che hanno fatto la prevenzione non ci sarà più da mettere gli impianti, o sbaglio? Ad oggi, ad esempio, nella mia esperienza, questi pazienti nel mio studio non ce ne sono più. Fra 10 anni ci sarà ancora così tanta, no. Appunto, il mercato andrà, a mio avviso, verso l'estetica. Che ne pensi? La richiesta del mercato già oggi è l'estetica. I colleghi che fanno odontoiatria estetica hanno gli studi pieni. Odontoiatria estetica parliamo dal botulino, parliamo dai filler in acido ialuronico alle faccette. Noi abbiamo lanciato il filler, si chiama Punturina, tu lo sai? Sì. Per cui tu, che sai che si arriverà lì, quale sarà lo sforzo che dovrà fare il medico? Studiare bene l'anatomia. Sì. Studiare bene l'anatomia di tutto il viso, perché oggi come oggi c'è stato un famoso decreto, il decreto bollette del 2023, che ha esteso a tutto il viso, quindi possiamo arrivare fino alla fronte anche con il botulino, però bisogna conoscere l'anatomia, perché se io inietto il botulino a livello di un nervo importante, capite che c'è un'aptosi della palpebra e te la tieni per 3 mesi e questa è un'attrice, capisci che anche l'acido ialuronico, se tu lo inietti a livello di un vaso sanguigno, a livello di un'arteriola, devi sapere benissimo che cosa fare per evitare le complicazioni. Devi conoscere l'anatomia, ma nel vostro lavoro, questo penso che ogni volta che vi mettete davanti al paziente dovete avere le idee non chiare, più che chiare sull'anatomia. Io ho fatto i corsi di anatomia chirurgica, adesso siamo qui a Torino, ma i colleghi che vengono restano meravigliati da quello che vedono dell'anatomia, perché loro conoscono soltanto l'anatomia dei denti e del processo alveolare. Non conoscono l'anatomia delle labbra, delle guance, ancor meno dell'ala del naso, ancor meno della fronte, dell'arcata sopraccigliare. Il decreto vi dà la possibilità di farlo, ma poi dovete lavorarci. Il decreto dice che bisogna fare un corso. Noi facciamo anche questo, facciamo anche i corsi, è il nostro obiettivo, perché appunto il mercato andrà verso l'estetica. Ci deve essere dietro una base scientifica. Per forza. Non ci si può inventare odontoiatra estetico così dall'oggi al domani.